In questo video visiteremo alcuni dei luoghi più conosciuti a Londra e partiamo da Westminster Abbey, che è una delle chiese più importanti del Regno Unito. Già dall'ingresso la navata centrale ci lascia sbalorditi. È davvero molto ampia e con altissime volte e vetrate colorate che filtrano la luce all'interno. Questa è stata realizzata per la regina Elisabetta II per celebrare il suo regno, il più longevo del Regno Unito. Tutto intorno meravigliose sculture in marmo bianco e al centro la tomba del milite ignoto, che ricorda i soldati morti durante la Prima Guerra Mondiale. La sua costruzione risale al 960 d.C. e nei secoli è stato luogo di sepoltura di reali e personaggi importanti. Un cancello dorato divide in due la navata e la scultura di sinistra è dedicata a Sir Isaac Newton, sepolto davanti al monumento. Attraversato il cancello, per accedere all'altare, si passa attraverso il coro, con sontuoso e seduto in legno e lampioncini per ogni postazione. Ed eccoci davanti all'altare, davanti al quale si tengono le cerimonie di incoronazione dal 1066. La prima è stata quella di Guglielmo il Conquistatore e poi via via molte altre che hanno usato questo trono custodito da 700 anni per questo evento. La cattedrale viene usata anche per funerali e matrimoni. Come non ricordare quello tra Carlo e Diana e quello tra William e Kate. Nell'angolo dei poeti vi sono le tombe di illustri letterati britannici. E questa è di Geoffrey Chaucer, l'autore dei racconti di Canterbury. Ai lati della navata ci sono numerose cappelle, con molti monumenti funebri, come questo dedicato a James Cook, il famoso esploratore inglese morto alle Hawaii dopo aver scoperto molte parti del nostro pianeta. La cappella di Enrico VII, con le bandiere dei cavalieri dell'Ordine del Bagno, blocca i visitatori con il naso all'insù, per ammirare il suo straordinario soffitto a ventaglio pendente, una delle meraviglie di questa cattedrale. La cappella è chiamata anche Cappella della Madonna perché è dedicata alla Vergine Maria e ospita la sepoltura di Enrico VII e molti altri reali. Le sepolture in questa cattedrale sono oltre 3.000 e alcune si vedono anche sotto i portici del chiostro, che era parte del monastero benedettino di Westminster, e i monaci erano soliti trattenersi qui per pregare e meditare. Al centro, una fontana vuole commemorare il paesaggista del 1700 Lancelot Brown, detto Capability, noto per i suoi meravigliosi giardini. All'esterno della cattedrale, un giardino è stato abbellito con alcune statue in bronzo di personaggi importanti della storia inglese, ma questo è anche un punto perfetto per ammirare il Big Ben, la famosa torre di Londra che prende il nome dalla sua campana più grande, che suona ogni giorno allo scoccare dell'ora. La torre si trova accanto al Palazzo di Westminster, conosciuto come Houses of Parliament, sede del Parlamento britannico. In origine il palazzo non aveva una torre, ma la ricostruzione del 1859 ha previsto questa torre dell'orologio, che oggi è il simbolo più riconosciuto della città di Londra. Ora però lasciamo la sede del potere legislativo per raggiungere la dimora del re del Regno Unito. Per arrivare a Buckingham Palace decidiamo di attraversare Green Park, uno dei tanti polmoni verdi in città.
alla fine del parco ci accoglie maestosa la statua della regina Vittoria, la prima sovrana a trasferirsi in questo enorme palazzo nel 1837. Nel cortile del palazzo si tiene ogni giorno la cerimonia del cambio della guardia, che attira moltissimi turisti. Per gli orari vi consigliamo di consultare il sito, perché variano a seconda del giorno della settimana e della stagione. La cerimonia segna il passaggio di doveri di guardia da un gruppo di soldati ad un altro del reggimento della Guardia Reale, che indossano una bella divisa rossa e il tradizionale copricapo in pelliccia nera. La banda suona diverse melodie e Dancing Queen è facilmente riconosciuta da tutti. Al termine della cerimonia ci si può incamminare lungo un viale alberato chiamato The Mall, che parte da Buckingham Palace e arriva direttamente a Trafalgar Square. Di sicuro non passa inosservata la colonna di Nelson alta ben 46 metri, che porta in cima proprio la statua dedicata all'ammiraglio Orazio Nelson. Un lato della piazza è invece dominato dalla National Gallery, uno dei più importanti musei d'arte al mondo. L'edificio che oggi ospita la galleria risale al 1800 e all'ingresso ci accoglie con particolari mosaici. Le oltre 2000 opere sono esposte in numerose sale con pareti rivestite in tessuti damascati, che esaltano i colori dei dipinti. Uno dei pezzi forti dell'esposizione è sicuramente i girasoli di Van Gogh, che insieme alla sedia e fattorie d'Anversa riflettono il suo stile unico. Gli impressionisti sono davvero ben rappresentati, con opere di Monet, con uno delle sue ninfee, Renoir, con una piccola barca sul fiume, o Cézanne, con il suo viale alberato. Ma anche i pittori italiani richiamano l'attenzione dei turisti, intenti a fotografare le opere di Leonardo da Vinci con la Vergine delle Rocce, il ritratto di Papa Giulio II di Raffaello o le opere non completate di Michelangelo, senza dimenticare il Banchetto di Cleopatra di Giovan Battista Tiepolo o questo Tiziano con la famiglia Vendramin. Naturalmente, questo è solo un piccolissimo assaggio degli straordinari dipinti che si possono ammirare in questo museo, che tra l'altro è anche gratuito, e che vi consigliamo vivamente di visitare di persona. Se non siete ancora appagati da tutta questa arte, con una breve camminata si può raggiungere la National Portrait Gallery, unico museo in Europa dedicato ai ritratti di persone di importanza storica. E vi sono non solo dipinti, ma anche sculture e fotografie di personaggi famosi. Le opere sono esposte in ordine cronologico e quindi troviamo un ritratto del Duca di Wellington, del re Carlo II,
e della regina Elisabetta I, ma anche figure significative della recente storia britannica, come Margaret Thatcher o Malala, la ragazzina pakistana premio Nobel per la pace. La galleria non è solo un'esposizione di ritratti, ma ognuno di questi racconta una storia. E questo museo è un tributo ai personaggi rappresentati e alle loro opere per l'umanità.